Benvenuti su techbeam.com. Oggi abbiamo una sorgente Sony di fine anni 2000, esattamente 2007-2008. Il modello è CDX GT828U. Faccio entrare in modalità demo per farvi vedere un po' di funzioni principali. La caratteristica principale di quest'autoradio è innanzitutto il display animato, che diciamo per anni 2000 era tantissima roba. Poi ha la possibilità, come potete vedere, di trovare i brani in maniera immediata. Illuminazione a tre colori, blu, verde e rossa, come vedete display animato. Poi ha tre uscite pre, quindi anche l'uscita per i subwoofer con relativo crossover. Ok, quindi adesso innanzitutto andiamo a vedere la parte delle connessioni, la parte della connettività. Quindi analizziamo la connettività. Allora abbiamo innanzitutto la presa antenna FM, poi abbiamo uscite pre anteriori, posteriori. Questi sono gli ingressi RCA per il cambio CD, queste sono le uscite subwoofer, connettore ISO, questo qui. Poi abbiamo l'ingresso per il caricatore CD o altre periferiche Kenwood, quindi l'ingresso CAN bus. Poi abbiamo la presa per il telecomando joystick tipico Sony, ok? Quindi come potete vedere la sorgente completa con ben 3 uscite pre, anteriori, posteriori, subwoofer e anche ovviamente la parte relativa al cambio CD. Ok, quindi è possibile caricare sia cambio CD che altre periferiche Sony. Ok, quindi passiamo adesso alla parte relativa alla funzionalità. Ok, dopo aver visto la parte della connettività, procediamo con l'analisi vera e propria. Iniziamo con la parte FM. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti Ovviamente abbiamo la possibilità di memorizzare fino a 18 stazioni, 6 più 6 più 6, da questi due tasti è possibile cambiare frequenza, ok? Poi abbiamo la porta USB, che andiamo a vedere dopo, e l'ingresso AUX. Qui sono indicate 3 uscite pre e anche ovviamente lettore CD. Ok, quindi andiamo a vedere un po' di funzioni. Da questa modalità possiamo cambiare FM1, 2, 3 e le radio AM. Vedete FM2, FM3, radio onde medie, onde corte e ritorniamo a FM1. Poi da questo tasto si cambia sorgente, indica non device perché non inserite una penna USB, poi da qui si attiva l'ingresso AUX e da qui si ritorna alla radio FM. Da questo tasto qui è possibile selezionare in questo caso le radio prememorizzate, oppure se inserita un device USB è possibile ricercare il brano. Ok? Poi le radio Sony, ricordo, hanno una doppia modalità di spegnimento. Se teniamo premuto solo per un istante rimane l'illuminazione attiva con l'orologio, quindi per spegnere totalmente l'autoradio bisogna tenere premuto per 2 secondi, ok? Poi ovviamente questa impostazione può essere disabilitata nel menu. Riaccendiamo la sorgente, poi andiamo a vedere le altre funzionalità, premendo brevemente il tasto del volume. Ok, abbiamo le impostazioni audio, quindi iniziamo con l'equalizzatore parametrico. Se premiamo nuovamente è possibile attivarlo. Qui ci sono le impostazioni dell'equalizzazione già preimpostate, ok? Quindi andiamo a vederle tutte. Abbiamo
Explode che enfatizza i bassi, Vocal enfatizza le voci, Edge bassi alti, Cruise frequenze medie, Spades frequenze alte, Gravity attenua i medi e diciamo e aumenta i bassi. Poi Custom, abbiamo l'equalizzazione Custom che andiamo a vedere. Ok, quindi è possibile cambiare frequenze per 3 bande, basse, medie e alte. Iniziamo dalle basse, possiamo cambiare, decidere se impostare 60 Hz oppure 100 Hz. Ok, frequenze medie invece possiamo selezionare 500 Hz o 1000 Hz. Ok, frequenze alte abbiamo 12.000 Hz, 12.500 oppure 10.000. Ok, sto facendo delle simulazioni. Ok, quindi per ogni frequenza, per ogni banda abbiamo possibilità di cambiare 2 frequenze. E quindi questa rimane memorizzata in modalità custom. Poi andiamo a vedere le altre impostazioni audio. Abbiamo DSO che è una modalità specifica Sony, è simile all'effetto Ludeness, è possibile impostarla su 3 livelli. Poi abbiamo il classico balance, sinistra-destra, fader, avanti e indietro. Qui è possibile cambiare il livello del subwoofer. E qui è possibile impostare il filtro passo a basso per il subwoofer. Ok. Quindi spento, 125 Hz, 78 Hz. Ok, queste 2 frequenze, 78 e 125 Hz. E poi si ritorna all'equalizzatore parametrico. Quindi, riassumendo, abbiamo equalizzatore parametrico, DSO, balance, fader, subwoofer, livello e filtro subwoofer. Ok? Mentre tenendo premuto questo tasto per più tempo si attiva il menu vero e proprio. Ok, iniziamo a vedere le varie funzioni. BTM permette di memorizzare le radio FM con il maggior segnale. Qui è possibile cambiare l'orario. Ok. Poi qui possiamo decidere se attivare clock time, quindi l'orario verrà preso dalla radio FM. Qui possiamo disabilitare o attivare il beep. Questa è una funzione relativa al joystick del volume, perché queste autoradio Sony, se ricordate, hanno la possibilità di essere comandate attraverso un joystick esterno. Quindi se impostiamo norm, significa che il volume corrisponderà in senso antiorario, altrimenti funzionerà in modalità reversa in senso antiorario, quindi a seconda di come viene montato. Okay? Quindi auto off possiamo impostare, dopo quanto tempo l'autoradio si spegne, quando viene spento il quadro. Okay? Qui possiamo decidere se attivare o disattivare modalità demo, consiglio di disattivarla. Poi qui abbiamo la possibilità di cambiare le impostazioni su display. Quindi cosa vogliamo vedere? Questo è Spectrum Analyzer, analizzatore di spettro. Abbiamo 3 possibilità di analizzatore di spettro, 1, 2, 3, molto belle, soprattutto le prime 2. Poi abbiamo un menu fisso, un'immagine fissa, wallpaper, tipiche immagini anni 2000. Possiamo scegliere se disattivarle totalmente, oppure se avere 3 mini filmati, in questo caso un motore a scoppio, ok, partita di calcio, oppure un videogioco di auto futuristiche. La mia preferita è questa, analizzatore di spettro, e questa invece auto image. Possiamo scegliere se in automatico l'autoradio cambierà immagine. In questo caso se mettiamo
Spectrum Analyzer effettuerà in maniera random, in maniera ciclica, il cambio tra i display che contengono analizzatori di spettro. Ok, faccio vedere, ho impostato, ok, e adesso in automatico cambierà le impostazioni del display, sempre rimanendo nel range analizzatore di spettro. Vedete, adesso ha switchato. Ok, andiamo a vedere altre funzioni. Ok, questo se è informazioni del brano, se deve farle visualizzare in maniera semplice oppure completa. Il dimmer, quindi la luminosità, se deve essere in automatico bassa, on, oppure off, oppure automatica, quindi diminuirà quando si accenderanno le luci dell'automobile, perché c'è il cavo. E qui è possibile cambiare il livello e cambiare l'illuminazione colore blu, rossa o verde, in modo da adattarsi al cruscotto dell'automobile. Lasciamo rossa. Questo è il local relativo alle radio FM, se deve sintonizzare le radio locali. Qui è possibile attivare radio mono, sì, modalità mono, radio regionali on-off. Ok, e questo ritorniamo alla memorizzazione automatica delle radio FM più forti. Ok, poi andiamo a vedere velocemente la penna USB. Ok, viene riconosciuta in automatico. E da questo tasto è possibile cambiare cartella in modo da trovare velocemente la propria canzone. Qui indica che tipo di brano, che tipo di codec sta usando, MP3, VMA, ok? Oppure AAC, legge tre tipi di brani audio. Ritorniamo alla parte FM. Ok. Cos'altro rimane? Proviamo un CD. Come vedete è molto preciso l'analizzatore di spettro. Ok, concludendo possiamo dire che è una radio davvero completa, ha tre uscite pre, crossover sul subwoofer, convertitore 24 bit, ingresso USB, ingresso AUX, lettore CD, display animato, ha tantissime funzionalità, ottima qualità audio, quindi per gli anni 2000 era davvero un'ottima sorgente, oltre ad avere la possibilità di avere tre colori, quindi si adatta perfettamente a ogni tipo di cruscotto. Bene, vi ringrazio, un saluto da tacbeam.com, come al solito sono sempre disponibile, se avete domande e curiosità scrivete qualche commento, vi ringrazio.